In ambito informatico, con il termine storage si identificano dispositivi hardware, i supporti per la memorizzazione, le infrastrutture e i software dedicati alla memorizzazione non volatile di grandi quantità di informazioni in formato elettronico. Un array di dischi è un sistema di archiviazione su disco che contiene più unità disco. Si differenzia da un contenitore di dischi in quanto un array ha memoria cache e funzionalità avanzate come RAID, duplicazione, crittografia e virtualizzazione. Per maggiori informazioni clicca su questo video dove vengono descritti i vari tipi di storage. vSphere è una suite di software che rientra nel prodotto del data center. vSphere è l'analogo alla suite di Microsoft Office, il quale, come ben sapete, è costituito da molti software come Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Access e così di seguito. Come Microsoft Office, quindi vSphere è una suite software formata da molti componenti software come vCenter, ESXi, il client vSphere e così via. La combinazione di tutti questi componenti software forma vSphere. vSphere non è un software particolare che è possibile installare e utilizzare, è solo il nome del pacchetto che raggruppa i componenti secondari. Il server ESXi è la parte più importante di vSphere. ESXi è il server di virtualizzazione ed è un hypervisor di tipo 1. Bello! Ma che cos'è un hypervisor di tipo 1? Esistono due tipi di hypervisor, quelli di tipo 1, detti anche bare metal, che sono installati direttamente sull'host come ESXi, Hyper-V di Microsoft e Exine Server, e quelli di tipo 2, detti hosted. In questo caso il software è installato come applicazione a livello di sistema operativo, come per esempio VMware Player o VirtualBox, eccetera. Come vedi qui nell'esempio, hai il server installato direttamente ESXi dentro, dove troverai le virtual machine con il sistema operativo e le applicazioni, oppure in ambienti più grandi troverai il server che è collegato con uno switch nel quale server c'è ESXi e hai uno storage, quindi un SAN, dove all'interno ci saranno le macchine virtuali, le applicazioni e i sistemi operativi. vCenter è l'utilità di gestione centralizzata per VMware e viene utilizzata per gestire macchine virtuali, più host ESXi e tutti i componenti dipendenti da un'unica posizione centralizzata. Come vedi in questa immagine abbiamo 4 server, abbiamo 4 macchine ESXi con le relative macchine virtuali o sistemi operativi e applicazioni e poi in basso abbiamo vCenter. Ecco, con vCenter io da lì posso gestirle tutte e 4. In questo caso 4, ma possono essere anche di più ovviamente. Adesso andiamo a installare ESXi su VMware Workstation per farti vedere come si fa l'installazione, però chiaramente non si installa l'hypervisor su un software di virtualizzazione tipo VMware Workstation perché ovviamente non avrebbe senso, ma lo scopo è farti vedere come funziona. Adesso andiamo a scaricare VMware ESXi e poi andiamo ad installare. Per trovarlo basta andare su Google e scrivere download VMware ESXi e clicchi sul primo link e va benissimo. Allora, ti puoi registrare gratuitamente sul sito di VMware perché lo puoi scaricare gratuitamente e una volta che hai fatto il login lo andiamo a scaricare. Prendiamo VMware vSphere ESXi ISO Image manual download e aspettiamo che finisca. Una volta che è finito di scaricare, io lo vado a installare su VMware Workstation e ti ripeto, è solo un esempio, ma l'installazione è poi la stessa che puoi trovare, che puoi vedere, anzi non trovare, puoi vedere su un host, su un appliance vero. Quindi faccio nuova macchina virtuale,
seleziono il file che ho appena scaricato, vado avanti, il nome va bene, 142 giga forse sono troppi, facciamo 40 giga, avanti, gli do 4 giga di RAM perché tanto in questo caso bastano, e finish. Quando ora parte l'installazione e vedi come funziona. Ad un certo punto ti verrà chiesto di inserire una password e la password deve essere complessa. Ok, a questo punto si preme Enter, F11 per accettare i termini della licenza. Ora fa lo scanning dei device, dice VMware, ok, use default. La password deve essere complessa e io inserisco la password e poi F11 per l'installazione. L'installazione ci metterà solo qualche minuto, forse anche meno. Guardiamo il risultato. Ok. Remove the installation media before rebooting, ok. E praticamente funziona. Allora, a un certo punto vedremo che ci dà l'indirizzo IP in HTTPS per il login nella web GUI. Ok, il nostro indirizzo IP è 192.168.211.173, quindi 211.163. Scusate, ma stavo leggendo anche altro. Ok, username root, la password è la password che abbiamo messo all'inizio ed eccoci nella console nella web GUI di VMware ESXi. Da qui abbiamo sulla sinistra le macchine virtuali, che al momento non ne abbiamo, lo storage, che al momento non c'è, ma volendo lo posso creare sulla mia macchina VMware Workstation. Qui vedi, posso creare new VMFS Data Store e posso crearlo e a quel punto, una volta creata, posso installare le macchine virtuali. Nel VMware, scusatemi, non nel VMware, nel ESXi, che comunque è VMware, abbiamo il Virtual Switch. Ora, il Virtual Switch è una cosa un po', per chi non ha mai visto il Virtual Switch, è una cosa misteriosa. Allora, praticamente cosa vedi qui? Qui abbiamo la nostra management network, cioè quella dove io al momento ho fatto l'accesso, che vedi c'è anche l'IP 211.133, poi abbiamo la VLAN ID 0 che non è al momento non è in uso, e poi qui vedi che sulla destra hai physical adapters, cioè la nostra network card. Ora, in questo caso io non ho le VLAN, quindi ho una sola VLAN in realtà. È una porta in modalità access e basta, ma negli ambienti enterprise quella porta in realtà è un trunk. In realtà in questa porta qui tu vedrai che è il trunk e qui puoi far passare tutte le VLAN che ti pare, perché ovviamente avrai una macchina virtuale con un IP e magari non è nella stessa subnet di un'altra, o avrai diverse macchine virtuali dentro una subnet e altre dentro un'altra subnet. Con il Virtual Switch tu decidi tutte queste cose qui, tutte le VLAN.
Per il momento è tutto, se ti è piaciuto il video lascia un mi piace, se non sei iscritto al canale iscriviti così da supportare sia il canale e anche i miei video con un bel mi piace che è di supporto, e ti ringrazio per aver guardato il video.